Niente avrebbe potuto preparare adeguatamente nessuno a ciò che Papa Francesco ha appena rivelato, nonostante il fatto che il mondo abbia ronzato di voci, congetture e supposizioni sulla vita privata di Kate Middleton. Con una mossa tanto scioccante quanto inaspettata, il Papa ha rotto il suo silenzio, facendo luce su un fatto che ha il potenziale di trasformare tutto ciò che credevamo di capire sulla principessa del Galles. Quali sono le informazioni rivelate dal leader della Chiesa Cattolica? Scopriamole. La vita di Kate Middleton. Kate Middleton, il cui nome di nascita è Catherine Elizabeth Middleton e che oggi è la principessa del Galles. È cresciuta in una famiglia affiatata e borghese nel Berkshire, in Inghilterra. Gli anni della formazione sono stati segnati da un ambiente coerente e incoraggiante, che ha giocato un ruolo importante nella formazione della sua personalità e dei principi che considera importanti. Negli ultimi tempi, niente meno che Papa Francesco ha deciso di rivelare la verità su Kate, e le informazioni che ha da fornire potrebbero essere una sorpresa per alcuni. Tuttavia, prima di arrivare a questo punto, parliamo un po' di più di chi è e di cosa è successo alla futura regina d'Inghilterra negli ultimi mesi. Quando Kate ha iniziato a frequentare il principe William, conosciuto all'Università di St. Andrews in Scozia, Kate si è fatta notare per la prima volta dal grande pubblico. Il legame tra i due è stato rapidamente portato all'attenzione e allo scrutinio dei media, ma Kate è riuscita a mantenere un livello impressionante di freddezza di fronte ai riflettori. Nonostante le sfide che comporta la presenza sotto i riflettori del pubblico, Kate è riuscita a mantenere la concentrazione sugli studi e a laurearsi in storia dell'arte nel 2005. Dopo la laurea, Kate ha lavorato per un breve periodo nel settore della moda e nell'azienda di forniture per feste di cui erano proprietari i suoi genitori. Nonostante ciò, il suo legame con il principe William ha continuato a crescere e alla fine la coppia si è fidanzata nel novembre 2010. C'era molta eccitazione e attesa tra la gente di tutto il mondo e il 29 aprile 2011 i due si sono uniti in una magnifica cerimonia che ha avuto luogo nell'abbazia di Westminster. Grazie al matrimonio osservato da milioni di persone in tutto il mondo, Kate Town è diventata un'icona su scala mondiale. Non appena è diventata duchessa di Cambridge, Kate ha iniziato immediatamente ad adempiere alle sue responsabilità reali, partecipando a un'ampia varietà di eventi pubblici e filantropici. Grazie alla sua generosità, divenne mecenate di una serie di organizzazioni che si occupavano in particolare di questioni relative alle arti, al benessere dei bambini e alla salute mentale. Kate era molto apprezzata per il suo impegno costante nella professione e veniva spesso lodata per la sua capacità di interagire con persone di diversa provenienza. Il suo lavoro di promozione della salute mentale è uno degli impegni più famosi di Kate. Nel 2016, insieme al principe William e al principe Harry, ha fondato la campagna Heads Together, che mira a modificare il discorso sulla salute mentale nel Regno Unito. La campagna è stata estremamente efficace, contribuendo a ridurre lo stigma legato alle lotte contro la salute mentale e incoraggiando un maggior numero di persone a cercare assistenza. Kate è nota non solo per il suo impegno nel settore filantropico, ma anche per il suo impeccabile senso dello stile. È prassi comune definirla un'icona di stile ed è stata continuamente lodata per le sue scelte di moda sofisticate e classiche. Grazie alla sua capacità di combinare l'alta moda con marchi più accessibili, è diventata una trendsetter e l'influenza che ha avuto sull'industria della moda viene talvolta definita effetto Kate. Kate è riuscita a mantenere un sano equilibrio tra le sue responsabilità ufficiali e la sua posizione di madre dei suoi 3 figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, per tutto il periodo in cui è stata un'alta rappresentante reale. La sua dedizione alla famiglia è stata una caratteristica distintiva della sua immagine pubblica e ha parlato spesso dell'importanza di dare ai suoi figli un'atmosfera amorevole e solidale, che inizialmente era la principale preoccupazione per la loro salute. Per molto tempo, Kate Middleton è stata rinomata per la sua eleganza, la sua grazia e la sua dedizione ai suoi doveri reali. D'altra parte, Kate stava affrontando alcune difficoltà dietro le quinte, di cui solo poche persone al di fuori della sua cerchia ristretta erano a conoscenza. Nel corso di diversi anni, Kate ha affrontato con discrezione una serie di problemi di salute. Tuttavia,
È stato solo all'inizio del 2024 che queste difficoltà hanno iniziato a emergere in modo più grave. La lotta contro il cancro. Era difficile per lei dare priorità alla sua salute a causa dei suoi impegni frenetici, della sua dedizione alla famiglia e delle sue apparizioni pubbliche. Tuttavia, i segnali di qualcosa di più grave stavano diventando sempre più difficili da ignorare. È stato dichiarato che Kate ha avuto forti dolori e sofferenze allo stomaco per tutto questo periodo. Tuttavia, nonostante questi ostacoli, Kate ha continuato a portare a termine le sue responsabilità, apparendo spesso in pubblico con la stessa grazia e compostezza che il mondo si aspettava da lei. D'altra parte, la situazione di Kate si fece più grave quando iniziò a soffrire di sintomi più acuti, come stanchezza e perdita di peso che non potevano essere spiegati. La combinazione di questi sintomi e il persistente disagio che provava nella regione addominale la spinsero infine a rivolgersi a un medico. Le persone più vicine a lei cominciarono a capire che qualcosa non andava, nonostante lei cercasse in tutti i modi di tenere nascosti i suoi problemi di salute. Nonostante ciò, Kate continuò a partecipare a incontri pubblici e lo fece quasi sempre con il sorriso sulle labbra. Per tutto il tempo, mentiva sull'entità delle difficoltà che stava vivendo. Nel gennaio del 2024, Kate Middleton ha affrontato l'atteso intervento allo stomaco che alla fine si è rivelato un punto di svolta. All'inizio, l'operazione avrebbe dovuto curare. Tuttavia, è stato durante l'intervento che i medici hanno scoperto i segni di un problema più significativo. L'intervento, eseguito in totale segretezza e che ha tenuto Kate in ospedale per un periodo di 2 settimane, ha suscitato la preoccupazione di coloro che seguono la famiglia reale e dei media. È stato necessario che Kate si prendesse una breve pausa dai suoi impegni reali per recuperare dopo il trattamento. Nel frattempo, cominciarono a diffondersi voci sulla sua salute, ma la famiglia reale scelse di tenere la bocca chiusa e non rilasciò alcuna dichiarazione ufficiale sullo stato di salute di Kate. L'effettiva gravità dei suoi problemi di salute è emersa solo dopo che si era ripresa dall'operazione subita. A metà del mese di marzo dell'anno 2024, Kate ha ricevuto una diagnosi di cancro all'addome che ha avuto un profondo impatto sia sulla famiglia reale che sul pubblico in generale. Dopo aver ricevuto la diagnosi, Kate e la sua famiglia hanno intrapreso un percorso impegnativo ed emotivamente sconvolgente. La notizia è stata tenuta segreta il più a lungo possibile e solo pochi membri della famiglia reale e gli amici più stretti sono stati informati della situazione. Kate dovette affrontare la diagnosi e allo stesso tempo considerare l'influenza che avrebbe avuto sulla sua famiglia e sulla sua posizione pubblica in quel periodo, che fu decisamente difficile per lei. Nonostante tutto, Kate è riuscita a tenere i suoi problemi per lo più nascosti all'opinione pubblica. D'altra parte, nei mesi che precedettero l'annuncio della sua malattia, le apparizioni pubbliche di Kate furono studiate più attentamente di quanto non fossero mai state prima. C'è stata molta preoccupazione per la sua salute, poiché gli altri hanno notato che sembrava più magra e più esausta del solito. Nonostante ciò, Kate, da vera professionista, ha mantenuto la sua compostezza e ha continuato a interagire con il pubblico come aveva sempre fatto. I suoi problemi sono stati portati alla luce solo dopo che la sua diagnosi è stata resa pubblica, e a quel punto è emersa tutta la portata delle sue condizioni. Quando è stato rivelato che Kate stava lottando contro il cancro da qualche tempo, molte persone sono rimaste stupite, soprattutto se si considera il successo con cui era riuscita a continuare a svolgere le sue mansioni pubbliche. Gli fu diagnosticato un cancro. Quando nel marzo 2024 fu annunciato che a Kate Middleton, la duchessa di Cambridge, era stato diagnosticato un cancro allo stomaco, il mondo intero fu colto di sorpresa dalla notizia. Dato che la malattia di Kate era diventata sempre più critica, la famiglia reale ha deciso che era giunto il momento di dire la verità al grande pubblico. Fino a questo momento, erano riusciti a mantenere il massimo riserbo sulle specifiche condizioni di salute di Kate. La rivelazione è stata fatta attraverso una dichiarazione ufficiale rilasciata da Kensington Palace. La dichiarazione includeva un riassunto conciso della diagnosi di Kate e dei trattamenti che sono ora in fase di pianificazione. Secondo il comunicato, Kate aveva già iniziato il trattamento per una sorta di cancro all'addome, che comprendeva chemioterapia e chirurgia. La dichiarazione sottolinea inoltre che le è stata diagnosticata la malattia, senza entrare nei dettagli.
Il messaggio è stato diretto e allo stesso tempo ha mostrato rispetto per il diritto alla privacy della famiglia. Ha fornito al pubblico informazioni sufficienti a comprendere la gravità del problema senza entrare in ulteriori dettagli. Inoltre, l'orario dell'annuncio è stato scelto e realizzato con cura. È stato fatto di venerdì sera, un periodo generalmente riservato alla diffusione di materiale critico. Questo per dare alla famiglia reale e al pubblico in generale un po' di tempo per assimilare le informazioni prima del fine settimana. Adottando questa strategia, la frenesia iniziale dei media è stata ridotta e Kate e la sua famiglia hanno avuto l'opportunità di iniziare ad affrontare la notizia in modo più privato. Poiché pochi sospettavano che i problemi di salute di Kate fossero così gravi, la notizia è stata accolta con un misto di shock e ansia da coloro che l'hanno appresa. Poiché era così insolito che una questione di natura così delicata e grave venisse portata all'attenzione del pubblico in questo modo, la notizia segnò un evento importante nella storia della famiglia reale. La notizia che a Kate era stato diagnosticato un impatto è stata straziante per il principe William. Ovviamente, la sua prima preoccupazione era la salute e il benessere di Kate, dato che era sia marito che genitore. La notizia gli ha indubbiamente comportato un notevole carico mentale ed emotivo a causa delle circostanze. Secondo molte persone vicine alla famiglia reale, William era profondamente turbato dalla diagnosi e aveva difficoltà a conciliare i suoi obblighi pubblici con la sua posizione di marito affettuoso. Nonostante il principe William sia sempre stato riconosciuto per il suo stoicismo e il suo impegno nei confronti degli obblighi reali, questa notizia ha messo alla prova la sua determinazione a un livello mai visto prima. Nei giorni successivi alla rivelazione, William è stato visibilmente assente da una serie di impegni pubblici. Si è trattato di un evento insolito che ha evidenziato la gravità del problema. Nonostante abbia mantenuto la calma e sia rimasto concentrato sulle sue responsabilità, era evidente che portava con sé un grande carico quando alla fine è uscito in pubblico. Lo scenario è stato altrettanto difficile per i loro 3 figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Inoltre, la circostanza è stata difficile anche per loro. Nonostante siano stati probabilmente isolati dall'intero grado di malattia della madre quando erano piccoli, è indubbio che avrebbero potuto percepire la preoccupazione e l'inquietudine che pervadevano l'ambiente circostante. È stato dichiarato che il principe William e Kate hanno fatto uno sforzo concertato per garantire che le vite e le routine dei loro figli fossero interrotte il meno possibile, con l'obiettivo di preservare una sensazione di normalità per i loro figli. Tuttavia, la rivelazione ha avuto un impatto significativo anche sull'intera famiglia reale. Nel tentativo di mostrare il loro sostegno a William e Kate, Re Carlo e la regina Camilla si sono riuniti e hanno offerto la loro assistenza in ogni modo possibile. Durante questo periodo, il carattere affiatato della famiglia si è manifestato chiaramente quando hanno deciso di mettere da parte i loro impegni pubblici per concentrarsi sul sostegno a Kate durante il trattamento. La risposta del pubblico alla notizia che a Kate era stato diagnosticato un cancro è stata rapida e appassionata. Il sostegno a Kate e al resto della famiglia reale si è riversato sulle piattaforme dei social media, sulle fonti di informazione e sulle comunità di tutto il mondo. Questo sostegno era specificamente rivolto a Kate. Un gran numero di persone ha espresso la propria incredulità e il proprio dolore alla notizia, inviando anche preghiere, auguri e messaggi di incoraggiamento. Questa enorme reazione è il riflesso della profonda stima e del rispetto che il pubblico ha per Kate, che è stata una figura molto amata fin da quando è salita alla ribalta pubblica. Oltre al pubblico in generale, anche celebrità, politici e altre figure di spicco hanno utilizzato i social media per mostrare la loro compassione e il loro sostegno a Kate. Il sostegno è arrivato sia dal pubblico che dai privati. Persone di ogni estrazione sociale si sono unite per offrire pensieri positivi alla duchessa di Cambridge e gli hashtag #StandWithKate e PrayForKate sono diventati di tendenza su Twitter. D'altra parte, ogni reazione non è stata del tutto positiva. Alcuni membri del pubblico e dei media hanno messo in discussione la tempistica dell'annuncio e il modo in cui è stato gestito. Si è sostenuto che la famiglia reale potrebbe aver nascosto le informazioni per un periodo di tempo eccessivamente lungo, che ha generato sospetti e allarmi ingiustificati. Il grado di informazione divulgato nella dichiarazione rilasciata dal palazzo è stato oggetto di discussione tra altre persone.
Alcuni hanno sostenuto che il pubblico aveva il diritto di essere informato sulle condizioni di Kate e sul suo piano di trattamento. Tuttavia, ciò è stato significativamente compensato dall'immenso sostegno e dalla comprensione della maggior parte delle persone, che hanno riconosciuto il bisogno di privacy in un momento come questo. L'immenso sostegno e la comprensione erano molto diffusi. Nel corso delle settimane successive all'annuncio, i media hanno seguito con grande attenzione ogni nuovo sviluppo sulla salute di Kate. Alcune pubblicazioni speculavano sulla prognosi di Kate e sul potenziale impatto sulla famiglia reale, mentre altre erano rispettose e solidali con lei. La copertura dei tabloid variava da sensazionale a rispettosa e comprensiva. Nonostante ciò, la famiglia reale ha mantenuto un rispettoso silenzio, concentrandosi sulle cure e sulla riabilitazione di Kate. Tuttavia, Papa Francesco, una persona che è stata vicina alla famiglia reale per molti anni, ha recentemente rivelato la verità su Kate. D'altra parte, ci sono stati alcuni altri eventi che sono accaduti nel frattempo, e questi eventi sono una componente essenziale per comprendere le dichiarazioni fatte dal Papa, così come le apparizioni pubbliche e la copertura mediatica. A causa del fatto che si stava concentrando sulla sua salute dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro nel 2024, Kate Middleton ha fatto sempre meno apparizioni pubbliche. Anche se aveva un programma limitato, le poche occasioni in cui è apparsa in pubblico sono state degne di nota e sia i media che il pubblico in generale hanno prestato grande attenzione a ogni sua mossa. In qualità di patrona reale dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, visita costantemente Wimbledon, uno degli eventi più famosi a cui abbia mai partecipato. La sua apparizione a Wimbledon nel luglio 2024 è stata una delle più importanti. Il momento in cui ha fatto il suo ingresso a Wimbledon è stato significativo. Kate sembrava voler dimostrare forza e perseveranza nonostante stia ancora lottando contro la malattia. Era vestita con un abito essenziale e allo stesso tempo delizioso. Quando i curiosi e i fan si sono resi conto dell'importanza della sua presenza, l'evento si è riempito di una serie di emozioni. Il suo caratteristico sorriso e la sua affascinante personalità erano ancora ben presenti, nonostante molti abbiano osservato che Kate sembrava più fragile di quanto sarebbe stata normalmente. La sua presenza è stata interpretata non solo come una dichiarazione di continuità e devozione alle sue responsabilità reali, ma anche come una dimostrazione della sua dedizione alle cause e agli eventi che ha sostenuto nel corso degli anni. Oltre alla partecipazione a Wimbledon, Kate ha preso altri impegni, ognuno dei quali è stato scelto e distanziato in modo specifico per darle la possibilità di rilassarsi e recuperare. Mantenendo queste apparizioni, è stata in grado di mantenere il suo legame con il mondo esterno e di non sovraccaricarsi mentre si stava sottoponendo al trattamento. Ogni volta che appariva in pubblico, era evidente che era profondamente commossa dalla gentile risposta che riceveva. Questo le ha dato il sostegno emotivo di cui aveva bisogno in questo periodo difficile. Pubblicazioni come il Telegraph e il Times hanno elogiato la sua resilienza e l'hanno evidenziata come figura di speranza e ispirazione nei loro articoli. Il fatto che sia stata in grado di mantenere la sua compostezza ed eleganza, nonostante quella che è stata, indubbiamente una prova difficile dal punto di vista fisico ed emotivo, è stato portato alla loro attenzione, grazie alla copertura positiva dei media. Kate è riuscita a rafforzare la sua reputazione di persona ben voluta dal pubblico, che affronta la sua malattia con dignità. D'altra parte, non tutta la copertura mediatica è stata del tutto positiva. Alcuni tabloid speculavano sulla gravità della sua malattia e si chiedevano se fosse il caso di fare qualche apparizione pubblica. Questa attenzione è stata gestita con la consueta eleganza per cui Kate è nota, dimostrando la sua professionalità. Le sue azioni non sono state influenzate dalla frenesia dei media. Piuttosto, ha mantenuto la concentrazione sui compiti che le erano stati assegnati. È stata in grado di mantenere la sua compostezza di fronte a uno scrutinio così intenso, il che l'ha ulteriormente attratta verso la gente comune e ha contribuito a creare la sua reputazione di membro resistente e incrollabile della famiglia reale. Tuttavia, ecco il vero cambiamento. Kate non solo è stata l'unica reale di alto rango a dover affrontare problemi di salute in questo periodo difficile, ma non è stata l'unica. Oltre a dover affrontare i propri problemi di salute, anche il suocero, Re Carlo, era alle prese con la sua salute. È stato riferito che a Carlo era stato diagnosticato un cancro,
il che ha aggiunto un ulteriore grado di stress a una situazione già difficile per la famiglia reale durante questo periodo. Nonostante stessero combattendo le proprie battaglie, Kate e Carlo si sono sostenuti a vicenda durante le rispettive malattie. I due si sono avvicinati l'uno all'altra grazie alle esperienze comuni e sono stati spesso osservati mentre si appoggiavano l'uno all'altra durante le occasioni pubbliche. Charles, che aveva sempre nutrito grande rispetto per Kate, la sostenne in modo particolare quando si stava sottoponendo alle cure per il cancro. Mentre affrontavano insieme le difficoltà dei loro problemi di salute, la loro amicizia, già forte, divenne un legame ancora più forte. Questo sostegno reciproco era evidente nei contatti con il pubblico. È stato osservato al suo fianco durante una delle rare apparizioni pubbliche di Kate, fornendo un sostegno emotivo e una presenza decisa. Anche Carlo è stato visto partecipare all'evento. L'immagine dei due che lottano insieme contro le loro malattie non solo serviva a ricordare la forza e la capacità di recupero che caratterizzano la famiglia reale, ma serviva anche a sottolineare il concetto più generale di unità familiare nei momenti di difficoltà. Nonostante la loro vita sia pubblica, Kate e Carlo hanno fatto del benessere della loro famiglia una priorità assoluta. Hanno collaborato per garantire ai membri più giovani della famiglia reale una sensazione di normalità e stabilità. In questo periodo la famiglia reale ha avuto problemi sia pubblici che personali, che sono serviti a sottolineare la necessità di mantenere l'unità familiare all'interno della casa reale. È possibile che sia questo il motivo per cui Papa Francesco ha scelto di alzarsi in piedi in questo stesso momento? Forse. Ora che ci siamo tolti questo sfizio, ascoltiamo cosa ha da dire su una delle signore più famose del mondo. I segreti della chirurgia. La principessa del Galles, Kate Middleton, si è sottoposta nel gennaio 2024 a una complicata operazione all'addome, eseguita da un gruppo di medici altamente specializzati. Questo è un fatto di cui siamo a conoscenza. Sapete che si trattava di medici professionisti italiani? Avete sentito bene. Il rinomato Policlinico Gemelli di Roma è stato il luogo da cui questa equipe, che in precedenza aveva prestato assistenza medica a niente meno che Papa Francesco, è stata inviata a Londra. È stata proprio questa procedura a segnare un punto cruciale per la principessa, in quanto è stata il catalizzatore per la scoperta della sua diagnosi di cancro, che è stata poi rivelata al pubblico. Ma perché hanno deciso di rivolgersi a questo particolare gruppo di medici professionisti? In ogni caso, Papa Francesco ha finalmente rivelato la verità su Kate Middleton. Sorprendente rivelazione del Papa. Secondo lui, la sua nuova carica sarà ricoperta nell'anno 2024. C'è la possibilità che Re Carlo l'abbia consegnata a Guglielmo. Non è possibile escludere questa opzione. La partecipazione di questi rinomati medici italiani è una prova innegabile dell'urgenza del problema e della dedizione della famiglia reale nel garantire a Kate il massimo livello possibile di cure mediche. La scelta di chiamare questa equipe per l'operazione di Kate non solo dimostra la gravità della sua malattia, ma ci fa anche riflettere più profondamente sulle dichiarazioni di Papa Francesco. Il Policlinico Gemelli è noto per la sua eccezionale capacità di gestire situazioni mediche difficili. L'intervento in sé, considerato ad alto rischio, è paragonabile alla laparotomia effettuata su Papa Francesco nel luglio del 2023. La cavità addominale viene aperta durante la laparotomia, una tecnica chirurgica che viene spesso eseguita per diagnosticare o trattare una serie di patologie addominali, tra cui il cancro. Per quanto riguarda l'importanza dell'intervento, il fatto che allo stesso team sia stata affidata la responsabilità di curare Kate la dice lunga sulla loro bravura. Kate, madre di 3 figli, era riuscita a tenere nascoste le sue preoccupazioni per la salute fino alla dichiarazione pubblica del 22 marzo 2024, in cui rivelò che le era stato diagnosticato un cancro e che aveva iniziato la chemioterapia. Considerando che questa informazione è stata resa pubblica poco dopo che lo stesso Re Carlo III aveva rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro, è lecito pensare che la famiglia reale stia attraversando un periodo difficile. Il fatto che l'intervento sia stato eseguito da medici esterni, anziché affidarsi completamente all'equipe medica tipicamente impiegata dalla famiglia reale, è indicativo di una politica che intende avvalersi delle competenze mediche più avanzate potenzialmente disponibili. Durante questo periodo critico, Kate ha potuto ricevere il massimo livello di cure mediche grazie al lavoro di squadra tra gli specialisti del Policlinico Gemelli e l'equipe medica di Londra.
Inoltre, la presenza di questi medici italiani a Londra evidenzia le strette relazioni internazionali esistenti e la volontà dei medici specialisti più qualificati di collaborare nei momenti di crisi, soprattutto quando si tratta di persone di alto profilo come la principessa del Galles. Questo episodio, insieme alla successiva ammissione pubblica delle sue condizioni di salute, ha avuto un'influenza significativa non solo sulla famiglia reale, ma anche sul grande pubblico, portando alla luce le difficoltà che affrontano a porte chiuse. Ma il problema è che nessuno ha mai detto nulla su questo gruppo di medici professionisti che hanno in cura Carlo, il re d'Inghilterra. Questo ci porta solo a concludere che Papa Francesco potrebbe, in realtà, affermare che entro la fine di quest'anno vedremo Kate in una veste completamente diversa. L'attenzione del pubblico e dei media si è concentrata sul problema di salute di Kate Middleton, che ha gettato un'ombra sul regno di Re Carlo III. Questa attenzione ha, per molti aspetti, messo in ombra gli sforzi del re stesso per definire la sua posizione come nuovo sovrano. Da quando è stata resa pubblica la notizia della diagnosi di cancro, l'attenzione si è spostata in modo significativo su Kate e sulle sue sfide. Di conseguenza, Carlo è stato in qualche modo emarginato in un periodo che avrebbe dovuto essere caratterizzato dalla sua leadership. È emerso che la principessa del Galles, che è stata a lungo una presenza importante all'interno della famiglia reale, sta affrontando una serie di problemi personali. La compassione e la preoccupazione della gente comune per Kate sono state incredibili e le sue condizioni sono state al centro dell'attenzione dei giornali reali. Di conseguenza, il regno di Re Carlo ha ricevuto meno attenzione di quanto previsto, dal momento che l'intero mondo guarda e attende informazioni sulla salute di Kate. La decisione di ritirarsi dagli impegni pubblici ha lasciato un vuoto notevole, che ha reso la sua assenza ancora più evidente e ha amplificato notevolmente la consapevolezza del pubblico sulla sua situazione. D'altra parte, i problemi di salute di Re Carlo, in particolare la sua lotta contro il cancro, non hanno suscitato la stessa attenzione o pubblicità da parte dei media. Mentre il re continua a svolgere le sue responsabilità reali, l'assenza di preoccupazioni equivalenti sottolinea il fatto che la situazione di Kate ha catturato l'immaginazione del popolo in un modo in cui i suoi problemi personali non sono stati in grado di fare in precedenza. Il fatto che Kate abbia ricevuto una quantità sproporzionata di attenzioni in questo periodo di tempo evidenzia quanto abbia eclissato Henry. Tuttavia, il dato di fatto è che l'attenzione dei media per il problema di salute di Kate ha avuto ripercussioni più ampie anche sulla monarchia, a causa del fatto che Kate è al centro dell'attenzione. La rappresentazione convenzionale della leadership del re e dei doveri associati alla monarchia ne ha risentito. Il peso emotivo della situazione di Kate continua a dominare e sembra che Carlo, nonostante la sua posizione di re, stia giocando un ruolo secondario nella comprensione del problema da parte del pubblico. A seguito di questa dinamica, vengono sollevati dubbi sul futuro della monarchia e sul modo in cui attraverserà questo momento di difficoltà. I membri della famiglia reale più visibili e avvicinabili hanno un impatto significativo sulla percezione che il pubblico ha di loro e sul loro livello di coinvolgimento. A causa del fatto che i problemi di salute di Kate hanno gettato un'ombra sul regno del re, ci sono stati dubbi sulla capacità di Carlo di stabilire adeguatamente la sua posizione e di preservare la stabilità e la continuità su cui si basa la monarchia. Ciò ha reso ancora più plausibili le osservazioni di Papa Francesco. Cosa ne pensate di questa faccenda? Nel 2024 ci sarà un altro cambio del capo di Stato della monarchia? Lasciate un commento qui sotto e fateci sapere. Grazie per averci seguito. Seguiteci per le ultime notizie sulle celebrità.